Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale, io sono Ryder e oggi vi parlo delle proteste che stanno succedendo in Iran ormai da 5 giorni. Sono scoppiate il 28 dicembre 2025 e oggi è il 2 gennaio 2026. Vi ricordo di iscrivervi, attivare la campanellina in modo da non perdervi altri aggiornamenti, di mettere mi piace e commentare. Buona visione. La crisi economica ha trovato espressione nelle strade domenica a Teheran. Numerosi commercianti hanno abbassato le serie cinesche mentre la valuta nazionale toccava il minimo storico. Per intenderci, 1,42 milioni di rial per dollaro statunitense. Gruppi di manifestanti si erano concentrati nel centro della capitale e nello storico Grande Bazar, uno dei mercati più antichi del Medio Oriente, da secoli barometro del malcontento sociale. Nel giro di 48 ore le proteste si sono propagate oltre la capitale, raggiungendo città come Isafah, Shiraz, Mashhad, Kermanshah e Hamadan. Scusate per la pronuncia. In alcune aree di Teheran le forze di sicurezza hanno risposto con l'uso di gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti. Sul piano istituzionale la tensione si è tradotta in un rapido avvicendamento ai vertici della politica monetaria. Lunedì Mohammad Reza Farizin ha rassegnato le dimissioni da governatore della banca centrale. Il presidente Mashoud Pezeshkian ha nominato al suo posto Nasser Emanti, già ministro dell'economia e figura nota per aver guidato il paese durante una precedente crisi valutaria. La crisi del Rial si riflette in un'impennata generalizzata dei prezzi. Il governo aveva annunciato l'intenzione di prestare una proposta di bilancio con aumenti salariali del 20% per i dipendenti pubblici, ma i dati ufficiali raccontano una realtà più dura. Nell'ultimo anno i prezzi al consumo sono cresciuti del 52%. A dicembre i generi alimentari costavano in media 72% in più rispetto all'anno precedente. Forniture e servizi medici hanno registrato un aumento del 50%. L'inflazione complessiva si attesta al 42%. La volatilità del cambio ha paralizzato il commercio quotidiano. Molti mercati, i venditori e clienti hanno rinviato le transazioni in attesa di una stabilizzazione, mentre gli uffici governativi di 20 province sono rimasti chiusi per un'intera giornata, ufficialmente a causa del freddo intenso e delle carenze di elettricità. Emati ha promesso di ristabilire l'ordine del mercato dei cambi, intervenendo su quelle che definisce distorsioni generate dalla coesistenza di più tassi ufficiali e paralleli. Ma le difficoltà hanno radici profonde. Le sanzioni internazionali hanno compresso l'economia iraniana per anni, intensificandosi dopo il ritiro di Washington dall'accordo nucleare del 2015 nel 2018. All'epoca il dollaro si scambiava intorno ai 32.000 rial. A pesare ulteriormente sulla fiducia dei mercati sono le tensioni geopolitiche. La prospettiva di un'escalation militare dopo il conflitto di 12 giorni tra Iran e Israele, avvenuto a giugno, ha alimentato la speculazione. A settembre la reintroduzione delle sanzioni delle Nazioni Unite legate al programma nucleare iraniano ha congelato beni all'estero e vietato la vendita di armi a Teheran. In questo intreccio di fattori economici e politici, la crisi del Rial appare non solo come un indicatore finanziario, ma come riflesso di una fragilità sistemica che attraversa la società iraniana. Se questo video ti è piaciuto, metti mi piace, condividi e iscriviti. Ci vediamo al prossimo video.